ben ritrovati. Che ci crediate oppure no, è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Anche giugno è arrivato alla fine, il che significa che ci siamo già lasciati alle spalle tutti i primi 6 mesi di questo 2015, il che mi mette anche un po' d'ansia. Come sono andati questi primi 6 mesi per voi? Sono sinceramente curiosa di conoscere la risposta, per cui lasciatemi dei commenti qui sotto. È stato un anno buono? Un anno brutto? Un anno così così? Ad essere onesti, il mio 2015 non è stato esattamente un anno spettacolare. Continuo però a sperare che almeno la seconda metà possa riservarmi delle belle sorprese, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Ma lasciamo da parte questi discorsi e veniamo a quello che è il soggetto principale di questo video, ovvero i miei prodotti preferiti del mese. Anche questa volta ho un po' di cosette da mostrarvi, ci saranno trucchi, prodotti per la cura della pelle, scarpe, abiti, libri e questa volta anche qualche prodottino random. Per cui io direi di cominciare immediatamente e partiamo come sempre dalla cura della pelle. Questa volta ho un solo prodotto per la cura della pelle da condividere con voi e si tratta di una maschera per il contorno occhi. Più precisamente si tratta di patches, ovvero di porzioni di tessuto imbevute di un prodotto che va a idratare la zona del contorno occhi, a ridurre le occhiaie e a sgonfiare le borse. Ovviamente non è miracoloso, ma non è male, altrimenti non sarebbe tra i miei preferiti. E si tratta delle Hydrogel Eye Patch della Eyeko London. In passato ho già inserito tra i miei preferiti un prodotto molto simile della Bliss. La principale differenza fra questi due prodotti è il prezzo e ovviamente di conseguenza anche la qualità del risultato. Quelli della Bliss sono molto più cari, ma hanno un effetto decisamente più evidente. Questi della Eyeko costano molto meno, se non ricordo male li ho pagati intorno ai 15 euro. All'interno ci sono 4 set, quindi per 4 applicazioni. Il procedimento è molto simile a quello della Bliss, ovvero questi patch sono imbevuti di un prodotto, li si stende nella zona del contorno occhi, li si lascia agire per mezz'ora, dopodiché li si rimuove, li si butta e il gioco è fatto. Come dicevo, i risultati sono un po' meno soddisfacenti rispetto a quelli della Bliss, ma sono comunque accettabili per il prezzo del prodotto in sé. Io li uso principalmente quando sono molto stanca, molto stressata, quindi i miei occhi ne risentono e sono molto piacevoli da utilizzare perché sono freschi, vanno ad idratare, insomma io ve li consiglio soprattutto se non siete disposti a spendere troppo per questo genere di prodotto. Vi ricordo che come sempre sul mio blog troverete il link non solo a questo ma di tutti i prodotti che vi mostrerò in questo video, così che se voi foste casomai interessati a provarne qualcuno sarà semplicissimo, vi basterà andare sul mio blog post dedicato, troverete tutte le informazioni nella info box qui sotto, cliccare sul link e acquistarlo. Bam, facilissimo. Questo è tutto per la cura della pelle, passiamo al make up. Apro la sezione make up con due prodotti per le labbra molto simili. Si tratta infatti di due matite per il contorno labbra, simili ma molto diverse. Partiamo con questa che è della Cargo e che è la più particolare perché, come potete vedere, si tratta di una matita chiara. Va infatti utilizzata all'esterno delle labbra per renderle più definite e anche per dare un effetto di labbra più carnose e più polpose. Si chiama The Reverse Lip Liner per l'appunto, le Crayon Contour des Lèvres Inversé, quindi al contrario, perché come vi dicevo non va messo all'interno delle labbra ma all'esterno. Ultimamente sto applicando il rossetto in un certo modo per renderlo più duraturo e per rendere le labbra più definite. Anche in questo momento ho utilizzato questa tecnica che adesso vi spiego. Prima stendo un po' di correttore per rendere tutte omogenee le labbra. Dopodiché vado a stendere ed applicare questa matita chiara all'esterno, la sfumo leggermente perché non resti troppo evidente, poi passo alla matita labbra classica. La mia preferita di questo mese è quella di Laura Mercier nella colorazione True Red, vero rosso, rosso vero. Ve l'avevo mostrata credo anche nel mio video haul milanese. Mi piace molto il colore, mi piace molto la consistenza perché è molto morbida, quindi facile da stendere ed è perfetta da utilizzare anche come rossetto pure semplice, quindi non solo per il contorno labbra ma anche come riempimento.
Proseguendo sulla mia routine, quindi dopo aver applicato la matita vera e propria, stendo il rossetto, lo tampono con della carta igienica togliendo un velo, quindi lasciando solo un velo sottilissimo, e vado ad applicare della cipria in polvere attraverso il pezzo di carta igienica in modo da non avere un contatto diretto. Questo permette al rossetto di durare praticamente tutta la giornata senza sbavature e di essere molto ben definito. Quindi, oltre a parlarvi dei miei prodotti preferiti, vi ho anche fatto un velocissimo tutorial su come applicare il rossetto. Ho un altro prodotto per la categoria trucchi e make up ed è un ombretto. Se non ricordo male, il mese scorso vi avevo già parlato degli ombretti di Sephora, quelli della linea glitter shimmer. Siccome mi era piaciuto tantissimo quello del mese scorso, ne ho acquistato un altro. Questa volta la colorazione è la Blonde Ambition. Come potete vedere è una sorta di dorato molto chiaro, molto luminoso, ce l'ho anche in questo momento, lo trovo perfetto per l'estate e soddisfa alla perfezione la mia nuova passione per ombretti luminosissimi che vadano appunto a dare più intensità allo sguardo. Ok, questo è tutto per la sezione make up, io direi di passare alla sezione capelli. Il prodotto che vorrei mostrarvi è uno shampoo secco, ma in realtà è molto di più di uno shampoo secco perché è anche uno spray volumizzante che aggiunge tantissima texture ai capelli. L'ho spruzzato anche questa mattina e mi piace moltissimo perché si vede davvero la differenza. Che cos'è? Eccolo qua, si tratta del Extreme Volume Dry Shampoo della Colab. Vi consiglio davvero di provarlo perché fa la differenza, è disponibile in tante fragranze diverse. Io ho preso Rio, che è quella che vi mostro perché è la mia preferita, ho preso anche London. Rio è una fragranza un po' più tropicale, più adatta all'estate. È un ottimo shampoo secco, non lascia residui e in più aggiunge tantissima texture e volume ai capelli. Cosa si può volere di più? Secondo me assolutamente niente, quindi consigliatissimo. Passiamo adesso alla sezione unghie perché questo mese ho uno smalto che ha letteralmente conquistato il mio cuore. Bam! Il mio smalto preferito di giugno è della Deborah e fa parte della linea Gel Effect, quindi effetto gel, nella colorazione numero 37, che come vedete è una sorta di incrocio tra un turchese molto intenso con un tocco di verde smeraldo, un colore che trovo perfetto per l'estate e che mi ha davvero conquistata. Ce l'ho in questo momento sulle unghie, lo sto usando tantissimo, ha una finitura che adoro, molto omogenea, il pennello è davvero grande, quindi una passata praticamente si riesce a coprire tutta l'unghia, quindi consigliatissimo. Questo è tutto per la sezione unghie, possiamo passare alla sezione fashion con tutti i miei abiti preferiti del mese di giugno. Ed eccoci qui nella sezione fashion, nella quale vi mostro tutti gli abiti che più mi hanno entusiasmato nel corso dell'ultimo mese. Come saprete, se seguite questo canale, recentemente sono stata a Londra, quindi alcuni dei miei preferiti in campo di fashion arrivano direttamente dall'Inghilterra, ma andiamo per gradi e partiamo con il primo, che invece arriva dall'America, più nello specifico dal sito ModCloth. E si tratta di questa divertentissima gonna dai colori super vivaci che trovo perfetta per l'estate. L'ho acquistata tempo fa e infatti, se non sbaglio, l'avevo già inserita credo nel mio video haul primaverile. In ogni caso, ovviamente ho iniziato ad indossarla soprattutto nel mese di giugno perché è molto più adatta a questa stagione che non alla primavera. Ho guardato su ModCloth per vedere se era ancora disponibile e lo è, ma soltanto più nella taglia XS, per cui se siete interessati io metterò in ogni caso il link sul mio blog. Potete tenerla d'occhio perché di solito ModCloth tende a fare restock dei prodotti preferiti dagli utenti. E questo è il primo capo. Il secondo capo invece è di H&M, si tratta di questa canottierina corta della linea Divided, semi-trasparente con dei ricami floreali sul davanti. Non l'ho trovata sul sito di H&M perché ho provato a guardare se era disponibile, però credo che la troverete negli store. Io l'ho acquistata all'inizio del mese, ma
secondo me potete ancora trovarla. In ogni caso, se non trovate questa, della linea Divided ce ne sono altre molto simili come modelli, anche se cambiano ovviamente i colori e i materiali. Passiamo adesso ai due pezzi che arrivano direttamente da Londra, e tutte e due sono della Collective, che è questo brand specializzato in abiti in stile retro. Ho acquistato questo top che sembra lavorato all'uncinetto, lavorato a maglia, in color carta da zucchero, molto molto retro, ovviamente questo è il classico del brand. Mi piace tantissimo sia il colore sia la vestibilità, l'ho indossato un sacco da quando l'ho acquistato e credo che facciano spedizioni anche in Italia. In ogni caso metterò il link sul mio blog, quindi tenete d'occhio questo sito, soprattutto se amate questo genere di capi un po' vintage. Il secondo pezzo di Collective è questa gonna svasata rossa in tessuto stretch che adoro. È spettacolare perché è comodissima, non tira, veste molto bene, è leggera, è perfetta per l'estate, insomma consigliatissima. Questo è tutto per la sezione fashion, passiamo alle scarpe. Le mie scarpe preferite di giugno vengono anche loro da Londra e le ho prese da Primark. Eccole qua, ve le ho mostrate anche nel mio video haul londinese e le trovo adorabili. Sono molto semplici perché appunto si tratta di questa sorta di sandali piatti bianchi in finta pelle con cinghietto alla caviglia e un motivo intrecciato su questa parte appunto della scarpa. Sono comodissime. Da tempo cercavo delle scarpe bianche, quindi quando le ho addocchiate non potevo credere ai miei occhi perché sono semplicemente perfette. Le ho pagate pochissimo avendole prese da Primark. Il lato negativo di tutto questo è che purtroppo Primark non esiste in Italia e neanche fa vendita online. Però se capitate o in Inghilterra o in Francia o comunque negli altri stati europei dove Primark è presente, io vi invito davvero a farci un giro perché in realtà un po' tutti i sandali di questa stagione mi sono piaciuti e se avete visto il mio video haul londinese saprete che ne ho acquistati ben 3 paia e li sto indossando tutti tantissimi, anche se senza dubbio queste sono le mie preferite. Come vedete sto cercando di essere veloce perché ogni volta mi rendo conto che questi video sono lunghissimi, interminabili e invece vorrei cercare di essere quick and easy. Quindi passiamo direttamente alla prossima sezione, che è quella degli accessori. Questo mese ho deciso di non parlarvi delle mie nuove creazioni per non ammorbarvi continuamente con questo tema. Vi ricordo però che se siete interessati a vedere le ultime cosine che ho creato, ovvero i miei ultimi accessori, braccialetti, collane, anelli, spille e quant'altro, li trovate tutti sulla mia pagina di Facebook, troverete il link nella info box qui sotto. Visitate gli album fotografici che sono divisi appunto per sezioni e lì trovate tutti gli accessori disponibili. Detto questo, veniamo invece al mio accessorio preferito del mese di giugno, che ancora una volta arriva da Primark. E se avete visto il mio video haul e un po' mi conoscete, probabilmente non sarà una sorpresa. Eccolo qua! Si tratta di questa adorabile borsetta a forma di ananas. È abbastanza capiente pur essendo piccolina perché decisamente profonda, quindi ci sta tutto l'essenziale da portare in giro, come bretella ha una catenina, insomma è adorabile, l'ho indossata tantissimo, mi piace alla follia, però anche questa volta trattandosi di Primark purtroppo non è disponibile in Italia, però davvero io vi consiglio, se capitate in zona Primark, di fare un salto in questi negozi perché hanno sempre delle piacevolissime sorprese. Bene, anche per la categoria accessori è tutto, passerei ai random così che poi possiamo finire questo video come sempre con i libri, per cui random. I miei due prodotti random del mese di giugno sono entrambi legati al cibo. Si tratta infatti di un vino e di hummus. Partiamo dall'hummus. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una salsa medio orientale a base di ceci. Io sono innamoratissima di questa salsa, quella che vi sto mostrando l'ho presa in un negozio bio, ma in realtà recentemente io e Daniele abbiamo iniziato a farla noi stessi in casa perché è un procedimento semplicissimo e quindi aspettatevi a breve anche un video di cucina dedicato proprio all'hummus.
ne sto mangiando a valangate e se non l'avete mai provata io vi consiglio di cercarla nei supermercati oppure aspettatevi il nostro video e provate a realizzarla a casa perché è davvero squisita. Il secondo prodotto food related è, come vi dicevo, un vino e si tratta di Cloudy Bay, un Sauvignon Blanc neozelandese, sì, si dice così, neozelandese. All'inizio dell'anno mio marito ha fatto un corso di degustazione vini e da allora è diventato molto attento ai vini che scegliamo e ha scovato questo vino in un'enoteca e dopodiché l'ha acquistato anche online. Se amate il vino fruttato con delle fragranze molto intense, io ve lo consiglio, è ottimo, io lo adoro, lo abbiamo già riacquistato una serie di volte perché per l'aperitivo o anche per la cena, soprattutto in estate, è spettacolare. Il libro che vorrei consigliarvi questo mese è Paper Towns di John Green. Avevo già letto dello stesso autore anche The Fault in Our Stars, mi sembra che il titolo italiano sia Colpa delle stelle, dal quale è stato tratto anche un film. Se non sbaglio stanno girando un film anche su Paper Towns. È un autore molto noto soprattutto tra gli adolescenti perché scrive appunto un tipo di romanzi che vanno categorizzati come young adults, ovvero per adolescenti, per cui è un libro perfetto se siete molto giovani oppure se come me siete degli adolescenti inside. Mi è piaciuto molto questo libro, racconta la storia di alcuni ragazzi di Orlando in Florida tra scuola e problematiche tipiche dell'adolescenza, ma c'è anche tutta una parte un po' più legata al giallo perché una loro compagna scompare e quindi iniziano tutta una sorta di investigazione per scoprire dove è finita. Il protagonista Quentin Jacobsen è un personaggio molto divertente e mi è piaciuto moltissimo lo stile della narrazione che tiene incollati, io l'ho letto in un soffio. Insomma, io ve lo consiglio moltissimo. Questa che vedete è l'edizione inglese perché l'ho acquistata a Londra, avevo infatti voglia di leggere di nuovo qualcosa in lingua originale, in inglese, e ho scelto John Green perché già il primo libro l'avevo letto in inglese e trovo che sia una lettura abbastanza semplice e non troppo complicata se non si è madrelingua. Quindi un libro che vi consiglio davvero di leggere se siete molto giovani, se siete giovani dentro o se avete semplicemente voglia di una lettura rinfrescante che non vi appesantisca e che comunque vi tenga incollati al libro. E voilà, anche per questo mese abbiamo raggiunto la fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti. Come sempre io mi auguro che le mie indicazioni vi possano essere utili per i vostri futuri acquisti, insomma spero di avervi ispirato un po'. Se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a cliccare mi piace, a metterlo tra i vostri preferiti, a condividerlo con i vostri amici e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale di YouTube per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Ok, direi che per oggi è davvero tutto, io come sempre vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa vivacissima nail art effetto coriandoli. Adoro i colori che ho scelto, li trovo ideali per la bella stagione e tra l'altro, come vedrete, è anche abbastanza semplice da realizzare. Perciò se voi siete pronti io direi di cominciare ed ecco quello che vi servirà per questa nail art.